mi sto convincendo sempre di più che questa enciclica del Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate, ha molto da dire sulla crisi. Non è certamente stata scritta con il pensiero di riferirsi in primo luogo alla crisi, anche se ha avuto qualche ritardo nell'uscita, perché poi il Papa ha voluto mettere dentro qualche riferimento specifico anche alla crisi, ma è, vorrei dire, più che altro l'impianto generale della enciclica che ha da dire molto sulla presente crisi. Intanto, per cominciare, il primo tema che vorrei sottolineare è quello relativo alla speculazione e alle bolle finanziarie. Allora, la crisi è stata generata non da degli errori madornali di tipo strutturale, bensì invece da un sistema speculativo che è andato fuori controllo, che ha illuso molte persone di poter arrivare a livelli di consumo che in realtà non si potevano permettere, e su questa base poi si è costruito tutto un castello di carte che alla fine poi ha generato una crisi generale. Ora, che cosa dice l'enciclica a questo proposito? Uno degli aspetti fondamentali ha a che vedere proprio con la speculazione. È ovvio che la speculazione non è un'attività che possa essere considerata compatibile con l'etica che viene accreditata nella Caritas in Veritate. Ma il secondo aspetto è il consumismo. Sostituire il consumismo alla gioia di vivere, alla felicità dello stare con gli altri, alla relazione con le persone è stato un altro delle grandi illusioni e errori di questo mondo contemporaneo. E far pensare alle persone che soltanto con la capacità di comprare di più potessero essere felici è un portato che viene da distante, ma che nei tempi contemporanei ha avuto un'esplosione veramente fuori controllo. Allora, anche qua il richiamo della Caritas in Veritate non è un richiamo pauperistico, ma invece a un richiamo sempre di fondo, nel senso che i consumi non vanno demonizzati, ma debbono essere orientati ai fini che non possono essere semplicemente dei consumi, ma che debbono essere dei fini collegati al vero significato dell'essere umano, che è quello appunto relazionale, cioè quello di poter costruire rapporti con la propria famiglia, con il proprio ambito di riferimento e con Dio, perché anche il rapporto con Dio è un rapporto, anzi quello fondamentale nella nostra vita. I consumi vanno riferiti a questi scopi e possono essere ampiamente utilizzati, però con un significato e non in maniera compulsiva. Allora, questo è un punto fondamentale che l'enciclica mette in chiaro e che non avrebbe mai fatto, se fosse stato seguito, non avrebbe mai fatto scoppiare questa crisi.